Ciao a tutti cari amici, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, la lettura di oggi vuol essere un messaggio per aprire questo nuovo periodo. Oggi è il 21 di marzo e inizia il nuovo anno astrologico, è il solstizio di primavera. Quindi andiamo a vedere che messaggi ci sono per questo nuovo periodo. Sapete che in marzo quest'anno ci sono parecchi movimenti planetari, è un periodo molto intenso, quello della primavera a livello astrologico. Quindi andiamo a vedere che tipo di messaggio c'è per voi per affrontare al meglio questo tipo di periodo. Userò principalmente gli oracoli e poi andremo a vedere anche qualche carta dei tarocchi. Se avete bisogno di parlare con me o di contattarmi, trovate il mio indirizzo email qui e nella descrizione del video poi ci sono link a video che potrebbero interessarvi, quindi per quello che riguarda le letture collettive piuttosto che il video corso gratuito di tarocchi. Ok, allora cominciamo subito con la carta numero 4, il cerchio della vita. Allora, ragazzi, questa carta è una carta che parla dei cicli della vita. mm? Quindi, giustamente, oggi si apre un nuovo ciclo, sia a livello astrologico sia a livello stagionale. Ok, quindi per molte persone sento che è un po' come se vi dicessero che si sta chiudendo un ciclo, per altri invece stanno già iniziando un ciclo nuovo. Mm. Ok, questa carta ragazzi invece ho come l'idea che vi voglia dire di godere di quello che è la vita, di quello che sono le gioie, la pace, le dolcezze della vita, vi dice. È un po' come se iniziasse un nuovo periodo più dolce, ho la sensazione. Ho come l'idea che possa essere una cosa su questo stile. Andiamo a vedere ancora una carta da parte delle fatine. Probabilmente qui è un po' come se vi preannunciassero questo nuovo ciclo più dolce rispetto a quello precedente, più gioioso, più felice. Vedo tanto fuoco, ragazzi. Wow! Allora, questa carta vi dice di fondamentalmente tenervi pronti, ok? È una carta che ci parla di viaggi, possono essere viaggi organizzati, possono essere viaggi anche all'improvviso, però vi dice di tenere sempre pronto il passaporto e la valigia, fondamentalmente. Quindi è come se ci si spostasse. Per qualcuno può essere un trasloco, per qualcuno si tratta veramente di finalmente fare quel viaggio tanto sognato. Se per esempio siete in procinto di cambiare un lavoro, potrebbe essere uno spostamento per il lavoro, ma sento che è qualche cosa che andrà a nutrirvi. Andiamo a vedere un altro oracolo, vediamo che altro. Mm. Allora, ragazzi, anche qui carta di relax fondamentalmente. E questa è una carta che vi dice di fare appello ai vostri animali totem. È un po' come se vi dicessero non vi preoccupate, godete della vita, godete del viaggio, perché prima o poi inizierà un altro viaggio, inizierà un altro ciclo. Ho come la sensazione che ci sia qualcuno qui che sta aspettando l'arrivo di qualche cosa, di qualcuno, di un cambio. E vi dicono appunto di stare sereni perché il ciclo qui
si sta chiudendo per poi riaprirsi. Ragazzi, per molte persone è una questione di comunicazione, può essere con questo baldo giovane. Il baldo giovane può rappresentare qualcuno che entra in questo nuovo ciclo o qualcuno con cui iniziate questo tipo di, appunto, comunicazione, contatto. Andiamo a vedere qualche carta dei tarocchi, perché ho come la sensazione che o arriveranno notizie, possono essere in modo diretto, quindi magari qualcuno vi telefona o leggete sui social determinate cose, o potrebbe anche essere che semplicemente vi arriva all'orecchio qualche tipo di informazione. Però fondamentalmente è proprio come se vi dicessero non vi preoccupate perché si sta per avvicinare un nuovo ciclo, un nuovo viaggio. Se, ragazzi, è un periodo molto fertile, quindi se siete in procinto di nuovi progetti, di appunto anche solo organizzare un viaggio, che anche questo è un progetto, è un periodo fecondo, è un periodo pieno di idee, pieno di, sì, nuovi input che possono arrivare. Magari proprio anche parlando con questo fanciullo, che per molte persone, vi dico, potrebbe essere una persona che potrebbe entrare nella vostra vita anche a livelli un po' più profondi che non solo una semplice banale chiacchierata. Andiamo a vedere con i tarocchi, ragazzi. Temperanza, wow, carta di guarigione. 3 di bastoni. La temperanza è sempre una carta che vi ricorda di mettere in equilibrio il cuore e la mente. È una carta che ci dice che c'è bisogno di pazienza e giustamente anche qui un pochettino vi dicono semplicemente di godervi il viaggio, di godervi il momento presente. E anche qui c'è un 3 di bastoni, ragazzi, c'è una carta di viaggio, ok? Wow! Guardate, abbiamo temperanza, 3 di bastoni, fante di pentacoli, la stella e il mondo, quindi carte migliori non potevano uscire, devo dire, perché qui ho proprio come la sensazione che dopo un processo di guarigione, ed è questa fine ciclo che, di cui si parlava qui all'inizio, come se la primavera, questo solstizio, vi portasse il completamento di un certo tipo di percorso e da lì può iniziare quello che è un'espansione, un guardare al futuro. Può essere anche con la persona di interesse per qualcun altro si tratta più magari di lavoro piuttosto che di studi, piuttosto che appunto di nuovi apprendimenti, nuove scoperte anche, perché vi ricordo che la stella è una carta che parla di idee, è una carta che parla di illuminazioni, di canalizzazioni, di desideri e sogni che si realizzano. Perché vi dico che si realizzano? Perché abbiamo il mondo, ragazzi. È una carta di compimento, è una carta di raggiungimento di risultati e anche questa carta, come il 3 di bastoni e questa carta qui, vi ricordano che potrebbero esserci degli spostamenti anche di lunga distanza con il mondo, eh. Però davvero c'è il raggiungimento di un sogno nel prossimo ciclo della vostra vita. Tutti questi movimenti planetari, Plutone che si sposta, Saturno che si sposta, e poi abbiamo Marte che si sposta a fine mese, quindi tanti movimenti interessanti che vi porteranno verso l'espansione. È come se si stesse chiudendo un ciclo per poter solo andare verso il meglio. Il mondo davvero, ragazzi, è una carta di completamento anche interno, è una carta di bambino interiore guarito. Qui vi ricordo che siete partiti dalla temperanza, molti,
o hanno completato, stanno completando, sono comunque nel processo di guarigione, si stanno occupando di se stessi, si sono ripresi la responsabilità di se stessi, della loro salute, della loro vita. Andiamo a vedere ancora una carta dei guerrieri di luce. Sogni. L'universo ti parla attraverso i sogni. Ragazzi, effettivamente avete la carta della stella, che è collegata alla notte, perché le stelle si vedono di notte. E essendo anche una carta di canalizzazione, molto di quello che si canalizza, appunto, arrivano attraverso i sogni. Quindi fate attenzione perché per molte persone potrebbero arrivare dei sogni premonitori. Per quello che vi parlavo anche di nuove idee, di nuove fonti di ispirazione, di nuovi obiettivi che andrete a raggiungere, io vi dico. Ok, un ultimo messaggio da parte dell'universo. Tanta comunicazione comunque, come la sensazione che ci sarà un cambio nel modo di comunicarvi, nel modo di porvi verso la gente, perché comunque ho come la sensazione che vi sentirete talmente pieni, talmente fertili, talmente abbondanti da nutrire una profonda pace interna dove niente e nessuno può spostarvi dai vostri sogni, ragazzi. Sento molto la madre, la maternità o il nutrimento. Credo anche che qui molte persone, imparando a lavorare su quello che è la dolcezza nel senso le cose dolci della vita, c'è un altro mazzo di oracoli che ho, dove c'è una carta che si chiama latte e miele e rende proprio l'idea. Andiamo a vedere. Ok. Allora, questa carta vi dice di liberarvi fondamentalmente dalla paura, perché rilasciare la paura innalza, illumina il mondo. Perché la paura fondamentalmente è un'emozione che ci protegge, no? È un'emozione che serve a proteggerci. La paura dal pericolo, ipotesi, ci protegge dal pericolo. Però quando siamo vittime di questa paura tende a bloccarci. Vedete che qui anche la carta è un po' tutto nero. E c'è questo pezzo di disegno che è fatto così e questo pezzo di disegno che è fatto così, come se ci fosse una sorta di bolla che chiude. Ed è proprio un po' quello che fa la paura. E poi abbiamo... Ok, allora questa carta vi dice di aggrapparvi o di... sì, di aggrapparvi, di appendervi, di appendervi perché ci sono i gufi, a quello che è la fede nell'universo. E qui, ragazzi, avete la carta della stella. Si tratta proprio del destino. Vi ricordo che il destino si dice che sia scritto nelle stelle, quindi qui è come se ci fosse un qualche tipo di passaggio predestinato. Poi vi dicono semplicemente godetevi il viaggio, voi non vi preoccupate di niente, che è tutto sotto controllo, è tutto come deve andare, ogni cosa arriva a suo tempo. Comunque vi dice di appunto avere fede nell'universo perché la pace può diventare reale, vera, insomma. Mm? Bene. Cari amici, io spero che la lettura possa essere stata di ispirazione. Qui davvero vedo nuovi inizi, espansione, nuova visione per il futuro, nuovi progetti, guarigione, nuovi obiettivi, compimento, raggiungimento dei risultati, appagamento emotivo, pace, tempi felici, viaggi, espansione, cerchi che si chiudono e cerchi che si aprono. Vedo nutrimento, vedo abbondanza, veramente è un periodo buono per tutti, ricco di comunicazioni, ricco di espansione. mm? Rimanete focalizzati su quello che è la fede
nell'universo. Anche quando le cose vanno male, ragazzi, fidatevi che un senso c'è in tutto quello che succede. Magari non lo capiamo subito, ma poi col tempo vi assicuro che si capisce, lo capirete. Quindi abbiate fede che tutto arriva per un motivo. Bene, io vi auguro davvero un nuovo inizio ciclo fantastico, una nuova primavera, una nuova rinascita degna di gioia, di vita, di abbondanza e di nutrimento. Se, se vi è piaciuta la lettura, insomma, se vi ho ispirato, potete mettere like, potete iscrivervi, condividere, commentare ogni tipo di aiuto, di supporto, per me è molto importante. Io vi mando un abbraccio forte, spero che possiate veramente brillare da dentro e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!